Carissimi, oggi faremo una ricetta velocissima perché faremo il pesto di zucchine. Vi farò vedere come si fa, vi farò vedere anche come potete conservarlo e poi vi dirò pure come potete utilizzarlo, perché potete utilizzarlo così tal quale. Altrimenti potete aggiungere quello che volete. In pratica è una ricetta trasversale, vi aiuterà a fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento con pochissima spesa e con pochissimo tempo. Vediamo la ricetta. Allora, dopo aver spuntato e lavato le zucchine, adesso andremo a grattugiare con la grattugia con i fori larghi. Allora, ecco fatto, abbiamo finito e adesso andiamo a saltarle in padella velocemente. Il passaggio della cottura, se volete, lo potete anche saltare. Allora, in questo caso potete farlo a crudo, ovvero mettete le zucchine all'interno di un colino con un pochino di sale e un peso sopra e le lasciate così per circa 20 minuti in modo tale che perderanno la loro acqua, altrimenti dovete fare questo passaggio. Allora, mettiamo una padella, un pochino d'olio, un paio di cucchiai, non di più, 2 spicchi d'aglio schiacciati e lasciamo andare a fuoco medio-basso. E li saltiamo velocemente per 2 o 3 minuti, non di più. Allora ci siamo quasi, io ci ho dovuto mettere un altro cucchiaio d'olio perché si stava attaccando troppo, un po' anche a causa della padella che io utilizzo quella d'alluminio e non quella antiaderente. Comunque ecco, ci siamo. Perfetto, spengiamo e adesso li andiamo a frullare. Allora, adesso mettiamo le zucchine all'interno del contenitore del frullatore di immersione, ci metteremo dentro adesso anche un pugno di pinoli, 60 g di parmigiano, poi se volete potete fare anche solo pecorino, se lo volete un pochino più forte e caratteristico, oppure potete fare metà e metà. Io stavolta avevo solo il parmigiano, quindi utilizzerò quello. Poi ci metterò un po' di basilico e un pochino di prezzemolo e insieme andremo a frullare tutto con un goccino di acqua, Poi chiaramente sale e pepe, mi raccomando. Io metterò anche uno spicchio d'aglio nuovo perché come avete visto l'avevo cotto un po' troppo, mi ero messo a fare altre cose e come al solito ho fatto la cappellata. Quindi li ho tolti e ce ne metto uno fresco. Poi un'altra cosa, così in confidenza, ma vi siete iscritti? Perché arrivate in tanti, ma poi sono pochi quelli che si iscrivono. Guardate che se vi metto paura, state tranquilli, io sono buono. E poi non faccio solo sta ricetta, ne faccio tante. Quindi se vi iscrivete vedrete le prossime che faccio e volendo potete andare a vedere quelle che ho già fatto in precedenza. Quindi iscrivetevi e soprattutto condividete. Io poi stavo ripensando che se non ci volete mettere l'aglio poi alla fine non ce lo mettete, non è che sia proprio fondamentale. Diciamo che nel pesto ci va, però potete anche farne a meno se non vi piace. Allora, assaggiamo se va bene. Buono è buono. Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Di un verde brillante. È veramente bello. Oltre che buono. Se vi avanza il pesto, come è capitato a me, lo potete mettere dentro un barattolino, lo coprite d'olio come fate per il pesto tradizionale e poi lo mettete in frigo, così com'è vi dura almeno 3 giorni. Altrimenti lo potete anche congelare oppure pastorizzarlo e quindi metterlo poi sotto uovo. Allora, come potete utilizzare questo pesto? Beh, vabbè, a parte che lo potete utilizzare tranquillamente così tal quale. Come vi dicevo prima, è talmente trasversale che lo potete utilizzare sia aggiungendo della carne, in questo caso del guanciale, dello speck, della pancetta, quello che decidete voi, oppure anche con il pesce. Io per esempio, il giorno stesso che ho preparato il pesto di zucchine, ci ho fatto la pasta con i calamari, ma potete metterci cozze, vongole, seppie, magari anche del pesce spada senza problemi, o addirittura per chi chiaramente non è onnivoro quindi è vegetariano, addirittura lo può utilizzare condendo una semplicissima caprese e vi posso assicurare che viene benissimo perché è veramente gustosa. E allora io a questo punto vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento, ci vediamo alla prossima ricetta, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete, mettete il like, commentate, chiedete, io rispondo sempre. Ci vediamo alla prossima.